piace Agatha Christie? Vi piacerebbe scoprire dove si trova il villaggio di Miss Marple? E soprattutto, vi piacerebbe visitarlo? Allora, non perdetevi questo video. Oggi vi porto in un posto davvero speciale. Un posto dove ogni cottage potrebbe essere la scena di un delitto. E dove, come direbbe Miss Marple, nulla è mai come sembra. Ciao a tutti, io sono Laura, bentornati sul mio canale YouTube dove racconto il meraviglioso mondo della campagna inglese. Dunque, oggi mi trovo in Hampshire, ma non sono come al solito nel Parco Nazionale dei South Downs. Sono in una zona diversa, una zona forse meno conosciuta ma altrettanto bella, la Tees Valley. Qui ci troviamo nella parte ovest dell'Hampshire, tanto per capirci, a metà strada tra Winchester e Salisbury. La valle prende il nome dal fiume Tees, un fiume dalle acque cristalline che attraversa tutta la valle e la rende estremamente affascinante. Come dico spesso, l'acqua ha sempre il suo perché. Ma perché sono venuta qui? Perché in questa valle si trovano alcuni dei villaggi più romantici di tutta l'Inghilterra del Sud. Villaggi che sembrano usciti direttamente da un episodio dell'Ispettore Barnaby. E oggi vi porto proprio alla scoperta di uno di questi posti da sogno. Un villaggio incantato che tra l'altro ha anche un legame speciale con una delle scrittrici più famose del Novecento, Agatha Christie. Allora, non credo che Agatha Christie abbia bisogno di tante presentazioni. È la regina indiscussa del giallo ed è anche la scrittrice che ha venduto più libri nella storia. Pensate, oltre 2 miliardi di copie, wow, un numero incredibile. E quest'anno è proprio l'anno ideale per parlare di Agatha Christie, perché ricorrono esattamente 50 anni dalla sua morte. Insomma, questo video è anche un omaggio a una delle mie scrittrici preferite e adesso vi spiego il perché. Eccoci qui, questo è il villaggio che voglio farvi scoprire oggi, Nether Wallop. Proprio qui è stata filmata la serie televisiva della BBC Miss Marple. Ve la ricordate? Quella con Joan Hickson, l'attrice che per me resta la Miss Marple per eccellenza. La serie risale agli anni '80 e ha portato sul piccolo schermo tutti i romanzi di Agatha Christie che hanno come protagonista proprio Miss Marple, dalla morte nel villaggio a Polvere negli occhi e tanti altri. Nella serie, Nether Wallop è il villaggio immaginario di St. Mary Mead, cioè quello in cui si sviluppano tutte le storie legate al personaggio di Miss Marple. E passeggiando per queste stradine si capisce subito perché.
è proprio il tipo di villaggio dove ti immagini di incontrarla da un momento all'altro. Mi sembra proprio di vederla affacciata alla finestra di questo cottage che osserva il mondo con il suo sguardo acuto. Adesso però andiamo insieme a scoprire questo luogo incantato, i cottage che sono stati usati come set, la bottega del villaggio, la chiesa millenaria e tanto, tanto altro. Allora, vi dico sempre che le persone che vivono nei villaggi sono fantastiche, perché salutano sempre, sono sempre gentili, hanno sempre un minuto per fermarsi. Questo è un esempio. Ho conosciuto questi due signori oggi mentre stavo filmando, Tim e Jenny, sorry, e the lovely Fiddle, e vi vogliono, siccome amano l'Italia e anche la nostra lingua, vi vogliono dire ciao in italiano. Ciao. Ciao! Ciao, you Look at too. the camera. Look at the camera. Ciao. Ciao! That'll do. Eccoci. Questo cottage si chiama Dane Cottage e nella serie TV era la casa di Miss Marple, Dame Mad, anche se il cottage è stato usato solo per le riprese esterne. Come potete vedere è il tipico cottage inglese con il tetto di paglia. È anche piuttosto grande e si estende, pensate, anche sul retro. Pensate che una parte si può addirittura affittare come casa vacanza. Se siete fan di Miss Marple potete passare qualche giorno proprio in questo cottage. Bello, no? Se vi interessa trovate il link nella descrizione del video. La casa qui a fianco invece era la bottega del villaggio, cioè la bottega della signora Brogan. Nella serie, sopra la porta ovviamente, c'era la scritta, l'insegna del negozio, The Village Shop, e a destra c'era lo stesso cartello che vedete ora, con la scritta Dame Bread. Fuori dal negozio invece c'erano le cassette di legno con la frutta e la verdura in vendita. Insomma, era la tipica bottega di paese di una volta. La bottega della signora Brogan appare in tanti episodi della serie. La morte nel villaggio, il cadavere in libreria o, che ne so, assassini allo specchio. Insomma, era proprio un'immagine ricorrente. Adesso però vi racconto una storia curiosa. In questo cottage vive una signora molto gentile che ho incontrato per caso questa mattina. Quando sono arrivata lei stava spazzando davanti casa e, come avviene spesso nei villaggi inglesi, appena mi ha visto mi ha subito salutato. Parlando con lei ho poi scoperto che ha vissuto in Italia per diversi anni perché ha avuto un fidanzato italiano. Le cose poi però, mi ha raccontato lei, non hanno funzionato e lei a un certo punto è tornata in Inghilterra, ma è rimasta innamorata dell'Italia e anche della lingua italiana, che ora pensate sta insegnando a sua figlia. Incredibile, un piccolo legame con l'Italia in un villaggio da cartolina dell'Inghilterra del Sud. Questa che vedete alle mie spalle è invece la chiesa di Nether Wallop. La chiesa è dedicata a Sant'Andrea ed è l'edificio più vecchio del villaggio. Pensate, risale addirittura all'anno 1000. Fa impressione pensare che era qui prima che Guglielmo il Conquistatore invadesse la Britannia nel 1066. La chiesa
chiesa si vede spesso nella serie. Nell'episodio La morte nel villaggio ci sono molte scene girate non solo all'esterno, ma anche all'interno della chiesa. Tra l'altro, questa chiesa custodisce un vero e proprio tesoro. Alcuni affreschi, o meglio, frammenti di affreschi, di epoca anglosassone, che si pensa siano gli unici affreschi di quell'epoca ancora presenti in una chiesa inglese. Alcuni dicono addirittura che sia il dipinto medievale più vecchio di tutta l'Inghilterra. Wow! Gli affreschi ritraggono San Giorgio che combatte il drago, una tipica allegoria del bene che prevale sul male. E poi c'è anche un angelo. È davvero un miracolo che questi affreschi non siano stati distrutti durante la riforma anglicana. Sì, quella voluta da Enrico VIII, sempre lui. Adesso mi trovo nella parte del villaggio dove nella serie TV è stata ricreata la piazza di St. Mary Mead. Quel cottage bianco con le travi a vista e la porta rossa è quello che fa sempre da sfondo alla piazza. Nella serie televisiva però la porta non era rossa, era marrone. Devo dire che mi piace molto di più rossa. La piazza era il punto di ritrovo dei vari personaggi che qui si incontravano o semplicemente passavano in macchina o in bicicletta. Al centro della piazza poi c'era una struttura esagonale che nella realtà non esiste e non è mai esistita. Chiedendo in giro ho scoperto che aveva soprattutto una funzione pratica. Era una specie di deposito di tutti gli arredi di scena. Una bella idea, no? Come al solito, i luoghi usati come set sono spesso molto diversi nella realtà, ma questo posto, se togliamo le macchine, resta comunque ancora oggi molto affascinante. Questo cottage bianco invece si chiama Little Trout, cioè la piccola trota. Francamente non so perché, ma volevo comunque farvelo vedere perché l'ingresso di questa casa è stato usato come l'entrata della farmacia nell'episodio La morte nel villaggio. Un'altra traccia del legame indelebile tra Nether Wallop e Miss Marple. Allora, siamo arrivati alla fine di questa giornata a Nether Wallop. Io starei qui all'infinito, ma ora devo proprio tornare a casa, anche perché la mia Lilibet mi aspetta. Spero che il villaggio di Miss Marple vi sia piaciuto e vi abbia fatto scoprire un angolo di Inghilterra autentica. L'Inghilterra lontana dai circuiti turistici, ma proprio per questo ancora di una bellezza rara. In questo video non vi ho solo fatto conoscere un villaggio veramente affascinante, ma ho voluto anche rendere omaggio a una delle scrittrici che amo di più in assoluto. E l'ho fatto proprio nell'anno in cui ricorre il 50° anniversario dalla sua morte. Nether Wallop non è cambiato molto dal 1976, quando Agatha Christie è morta.
Ancora oggi sembra un villaggio uscito da uno dei suoi romanzi, tranquillo, silenzioso, dove sembra che niente possa succedere, finché non ci scappa il morto. Quindi io, tanto per stare sicuri, me ne torno a casa. A parte le battute, a voi piace Agatha Christie? E preferite Miss Marple o Poirot? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Prima di salutarvi, se il video vi è piaciuto, mettete un like, condividetelo sui vostri social e, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Come dico sempre, questi piccoli gesti aiutano enormemente il mio canale a crescere. Grazie per il sostegno e ciao!